buoni perché, come avete visto, io vado in scena conciato in questa maniera e quindi è molto più facile per me salire sopra un palco con una maschera, con delle ciglia che ti chiudono neanche i 16 noni, vedi proprio il pubblico, ti senti molto schermato, ti nascondi dietro delle tette enormi per essere magro, lo ammetto, ho scoperto questa cosa che più crescono le tette meno si vede la pancia, e più alto sei e più ti porti un palcoscenico dietro. Buongiorno, io sono Dario Bellotti. Non so per quale motivo ho scelto di venire di mattina qui, io di mattina faccio il meccanico e di venerdì ho tante macchine da consegnare, ma oggi vorrei consegnare la mia vita a voi, nel senso che vi voglio raccontare che cosa si nasconde dietro a un volto umano. Si era pensato di mettermi in drag stamattina, è strano dire la parola mattina attaccato al microfono, non sono abituato. Raccontarvi che cosa c'è dietro una costruzione di 24 anni di arte. 24 anni di arte, diciamo che con un gin tonic riuscirei a fluidificare tutto in 4 minuti. Sono nato dalla mamma foggiana, da un padre emiliano. Il lavoro di genitore credo che sia la cosa più difficile da fare, questo l'ho scoperto io adesso, dopo anni di vita che vivo da solo. Vedere al di fuori amici che mi dicono come mi devo comportare con mio figlio, ma come, non lo sai? Non hanno fatto delle scuole i genitori, per quello che faccio un preambolo, perché comunque nella mia vita sono stato inculcato a fare il meccanico, cose che adesso fortunatamente nella vita, nei social, spieghiamo ai figli di non avere per forza un orientamento. Io direttamente, subito dopo le scuole medie, anzi iniziamo prima delle scuole medie, ho iniziato a fare pattinaggio. Tutti i miei amici andavano in skateboard, io ero l'unico di pattini a rotelle, ero già fuori, ero già un punk della strada, tutti con lo skateboard, tutti uomini alfa, io ero quello che andava sui pattini a rotelle. Ho iniziato a fare pattinaggio artistico a rotelle, pensavo di aver tanta paura di stare rinchiuso dentro una pista di pattinaggio. Poi quando ho iniziato a darmi la divisa della scuola, un po' attillata, quei 2 strass in più che avevano le ragazze me li sono rubati, anch'io avevo il body. Iniziavo ad avere anch'io dei colori nella scuola e vinsi il primo regionale di pattinaggio artistico, non per i salti che facevo, ma per l'arte che riuscivo a portare. Avevo portato veramente una delicatezza sopra i pattini. Da lì ho iniziato a capire quanto era bello stare sopra un palcoscenico grazie al pattinaggio. Ho iniziato a insegnare a pattinare, perché ormai la mia età era già arrivata oltre. Ricordatevi questa cosa, insegnare e spiegare che cosa abbiamo voluto, un pochettino come sono io qua oggi a spiegare a voi, a insegnarvi che cosa vuol dire fare una drag queen. Mai un giorno lo volete fare. Ad un tratto è partito il militare. Vi dico, sono stato l'unico pirla a fare il militare, dopo di me hanno tolto il militare, ho fatto il pompiere, ne vado fiero e mi ha trasformato. Sono tornato in officina, in carrozzeria da mio padre, che volevo scappare di casa. Io non vedevo l'ora di avere 18 anni per andarmene via di casa, fare il punk della famiglia, perché tutti quanti assolutamente non scappare, non andare via di casa finché non ti sposi, non andartene via. Però la mia vita era talmente, sapevo già che cosa volevo fare nella vita, il pazzo, seguire forse le orme di mio cugino che faceva il teatro di strada, trampoliere, e lui che mi ha portato la prima volta a fare uno spettacolo
io sono di Barriera di Milano, mi ha portato nella festa di Corso Vercelli sopra i pattini a rotelle davanti a tutti i miei amici. Io ero l'artista e è iniziato a piacermi, è iniziato tanto a piacermi, tanto che ho voluto fare un qualcosa di più, partecipare ai primi concorsi, di seguire le altre drag queen che vedevo in discoteca, e le vedevo che il mondo della drag queen, per chi non lo sa, è nato nelle discoteche, nella notte più buia, più perversa, ma che perverso drag queen è zero, non siamo sensualmente credibili, io credo che siamo dei clown, perché comunque portiamo scarpe alte come le portano i clown, parrucche colorate come ce l'hanno i clown, il trucco, il gioiello è come il papillon del clown. Quindi per me la filosofia della drag queen è il clown, far ridere, il clown fa anche piangere. E quindi mi sono ritrovato a fare il primo concorso di carnevale. Mi sono vestito da drag queen, sono andato in un locale etero, ero visto come veramente una diva, una finta diva, e sono stato trattato come una star inesistente e vinsi il mio primo premio, 1.000 euro. Era proprio la conversione tra l'euro e stavo dicendo tra l'euro e il gay, scusate, tra la lira e l'euro, e quindi vinsi 1.000 euro. Ero insieme a degli amici che gli avevo dato la divisa da pompiere per fare un pochettino la star, non avevo altri soldi, io ho detto vestitevi da uomini, erano più donne di me loro, e si sono vestiti, siamo entrati dentro questa discoteca. Mi era stato consegnato 1.000 euro, io ero appena andato a vivere da solo, ero andato a lavorare in una birreria, la prima vineria gay qua in San Salvario. Ero senza soldi per andare a vivere da solo, però il mio sogno era fare scuola di teatro. I miei amici mi avevano detto, e tutte le volte mi commuovo, ho detto con questi soldi andiamo tutti a cena fuori. No, ti paghi la tua scuola di teatro. E così la mia vita è iniziato. Ha iniziato con la scuola di Filippo Radice, questa scuola di clown, di teatro fisico, non clown, dentro c'è anche il clown, e quella che io sono andato non sapevo neanche cosa sarei uscito fuori di lì, perché veramente mi hanno fatto fare di tutto, dall'acrobatica al tip-tap, alla finta scherma, alla lotta, melodramma, parodramma. Quando sono uscito fuori di lì ho detto ok, provo a salire sopra un palco, e così nel 2003 nasce questo video, partecipai alla prima selezione nazionale di Miss Drag Queen in Italia, vinsi come premio di simpatia, perché veramente fui folle ad arrivare lì, e fui folle veramente fare il mio primo coming out in scena. Dissi finalmente che facevo il meccanico, ma nessuno aveva capito chi era dietro la maschera, perché io mi nascosi, nessuno mi poteva fotografare da uomo, perché avevo la paura di essere quello che ero, il punk in strada, il punk in discoteca, il punk in teatro, ma di giorno un'altra persona. Quindi nascondermi da questa parte ed essere due cose, due vite, e continuare a vivere in questa maniera qua fino nel 2011, quando c'è stato il 10 anni di Barbie Bubu, che il mio amico mi fa facciamo una sfilata, esponiamo i quadri in questo posto, sarebbe carino se tu venissi a esporre qualcosa di tuo. Ho detto vengo, porto 10 abiti più importanti dei miei primi 10 anni di carriera e li esponiamo come cose di arte. Nessuno ci credeva, il locale è andato in tilt, tanto che nel vernissage si aspettavano uno spettacolo da paura,
ma non era arrivata semplicemente una piccola torta, pensando che eravamo in 4 amici, ma il locale era in tilt. Ho dovuto fare uno spettacolo finale. Lo spettacolo finale andarono esauriti subito i biglietti di questo locale, immaginate un locale così, andarono, io non ci credevo perché ero da solo per la prima volta sopra un palcoscenico a fare spettacolo. La famiglia non sapeva niente. Uscì il primo articolo sulla Repubblica come l'idraulico Mario. Nessuno doveva sapere niente. Una pagina intera con la mia faccia da drag queen. Tutti della famiglia vennero a sapere di me. Cioè, tra parentesi, era il 21 gennaio del 2001, quando Obama entrò alla Casa Bianca. Chiunque ha comprato il giornale quel giorno, perché dovevano sapere cioè era veramente il giorno del compleanno di mia mamma, non me la dimenticherò mai il 21 gennaio, da lì è nata Barbie Bubu nella mia vita. Veramente troppo un gin tonic. E che cosa è accaduto? È accaduto che in officina, in carrozzeria non si parlava, ma tutti cercavano il biglietto mio. Ma nessuno aveva il coraggio di dirmi non troviamo i biglietti. Quindi l'ultimo giorno, il venerdì sera, il sabato c'era lo spettacolo, vennero da me e mi dissero: lunedì non venire a lavorare, se non ci trovi i biglietti tu non vieni. Ho detto: che cosa? Sapevano già tutto. Io ero nascosto da una cosa che non sapevo, di essere già accettato nella famiglia, di essere il punk della famiglia, perché tutti casa lavoro, io ero l'unico che voleva costruirsi una vita alternativa a questo. Diciamo che la drag queen è nata anche un po' come bisogno per andare a vivere da solo. Ho trovato dei soldi facili, lo ammetto, perché comunque andai a arrotondare in discoteca, entravi gratis in discoteca, bevevi gratis, era la cosa più figa per un ragazzo giovane. E così ho iniziato a fare il mio primo spettacolo in quel momento. Portai anche il mio primo spettacolo in teatro. I miei genitori sapevano ma non sapevano allo stesso tempo, per loro era un travestito che faceva spettacolo in discoteca e vendeva il suo corpo, ok? Invece era tutt'altro questo. Iniziai a fare il mio primo spettacolo al Teatro della Caduta e avevo detto agli organizzatori che avevo uno spettacolo. Invece non è vero, loro mi chiamarono dopo un mese, mi hanno messo in rassegna e devo avere uno spettacolo per quel giorno. Portai la festa di compleanno lì, ritrasformata, e facemmo anche lì sold out. Mio padre e mia madre decidono di venire. Io non ho mai fatto il mio coming out, tranne che quel giorno. I miei genitori mi hanno visto per la prima volta sopra il palco. Cosa è successo? È successo come essere qua, il Teatro della Caduta è così piccolo, io ero dietro a una tenda, sento mormorare che non devono trovare 2 posti assolutamente. Mio padre naturalmente è arrivato e mi fa: vorrei un posto, no, è tutto pieno. Vabbè, quanti artisti si esibiscono? Solo Dario Bellotti, solo mio figlio, è già riempito tutto il locale. Sì, quindi suo figlio, gli troviamo subito un posto. Misero 2 sedie davanti, naturalmente i miei genitori non hanno accettato, si sono seduti in mezzo, hanno messo altre persone, fortunatamente, di fare spettacolo con i genitori lì davanti, l'ansia totale. Io non sapevo nulla. L'ultima esibizione che faccio la dedico proprio a mia madre, che non viene mai a vedere i miei spettacoli, non veniva mai a vedere i spettacoli. E vedere svuotare poi la sala alla fine e vedere gli ultimi 2 persone uscire dalla sala e stringermi la mano è stato per me veramente una doccia fredda alla fine dello spettacolo, che
detta così sarebbe anche bello, ma veramente sentì le formiche ovunque in tutto il mio corpo, specialmente quando mia madre mi disse ci sentiamo, poi ci sentiamo. Il giorno dopo non mi ha chiamato, il giorno dopo ancora ho capito quanto la femminilità è donna, l'ho chiamata io. Mamma, ciao, come stai? Tutto bene? Qui e là. Mamma, sei arrabbiata? Perché non mi hai chiamato ieri? Sì, sono un po' arrabbiata. Non con te, con tuo padre. Ma perché? Mi ha guardato a vedere questo spettacolo, non sapevo nulla. Bello, 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 bellissimo, devo dirti, bellissimo. Primo quarto d'ora stupendo. Continuavo a dire, brava, bella questa, ma quando è che arriva mio figlio? E da lì c'è stato il mio coming out, da lì si è un pochettino rovesciata la vita, ma nello stesso tempo, a furia di tenermi nascosto, sono rimasto nascosto e tuttora oggi sono nascosto nella mia entità, perché comunque forse mi piacerebbe sentire dividere le due situazioni, però sono timido da entrambi i due lati, nel senso che non arrivo, mi presento, ciao, sono Dario Bellotti, faccio il meccanico e la drag queen. No, sono Dario Bellotti, punto. Ma la parola di dire Dario Bellotti per me nella mia vita c'è stata veramente una grossa lotta. Quindi mi sono ritrovato nel 2011 in questa cosa qua. Poi ho avuto la fortuna di arrivare a far parte di un documentario in Alaska, mi hanno portato in Alaska per raccontare la storia della vita mia e di altre 5 persone, uno al contrario dell'altro, ma naturalmente è un film bellissimo, stupendo, chiedetemelo sui social perché non mi ricordo esattamente il titolo e dove andarlo a cercare, ma è un film dove abbiamo narrato la storia e l'umanità di 5 persone, una contraria dall'altra. Anche lì tutti quanti mi hanno detto no, non farlo, non ti esporre così tanto in questa vita, la mia famiglia, ma forse perché comunque 10 anni fa era ancora diverso. Prima del Covid è mancata mia mamma, c'è stato un cambio in famiglia, finalmente mio padre mi parla assieme, sapeva tutto, mi ha sempre adorato, la parte più contraria della famiglia era lei, la mia mamma foggiana, che voleva avere sì una figlia, ma di tutti gli effetti, oppure un vero maschio. E quindi c'è tuttora una bella armonia con mio padre. Ho scelto di partecipare finalmente al primo concorso televisivo, era oddio, ce li ho. Italia's Got Talent mi chiamò, ho detto va bene, dai, vengo, racconto chi sono. Non gli è bastato, hanno voluto che raccontassi la mia vita privata. Non ci sono stato a raccontare il caso umano della mia vita, di tutto quanto, ahimè non sono andato in onda e quindi la possibilità della televisione si è svanita. Vi dico la verità, mi sento molto orgoglioso di non aver fatto televisione e di tuttora di non fare televisione. Sembra strano, chiunque cerca la celebrità. Io sto bene a Torino, mi piace quello che faccio e continuerò a farlo. Ma immediatamente arrivò Bruno Furnari, un grande autore di Zelig, che mi ha detto ma perché non ti fai uno spettacolo tuo vero, serio? E così per i 20 anni di Barbie lanciamo 20 cambi abito da solo in scena per festeggiare 20 anni di Barbie Bubu. Figa, come cosa è bella. Io mi costruisco gli abiti da solo e figli, bello, le parrucche me le costruisco da solo, i video eccetera eccetera, sono autodidatta, ho una grandissima squadra dietro che unisce e mi chiude i vestiti, però 20 cambi abito sono tanti, specialmente quando devi provarlo, e lì grazie ai bagni pubblici di Via Iè abbiamo fatto una residenza lì
per testare tutto lo spettacolo. E quindi immaginatevi per una settimana fare 20 cambi abiti, andare a debuttare con uno spettacolo, fare sold out, riempire il teatro per altri 3 giorni. Quindi mi sono ritrovato in una settimana a cambiarmi 20 volte al giorno. Arrivavo a casa, andavo a dormire vestito, giuro, avevo la nausea di spogliarmi. E così c'è stato il mio rialzo totale del mio orgoglio di vita ad arrivare sopra il palcoscenico con uno spettacolo completamente mio, eccetera, eccetera. Poi è arrivato anche il Covid. Subito, 23 febbraio. Avevo debuttato il 1° di febbraio, 23 giorni ero pronto per partire in tutta l'Italia con il mio spettacolo, mollare il lavoro, finalmente tiro fuori le palle e mollo il lavoro. Nessuno dei miei parenti lo sa, specialmente con l'occasione in questo video di fare il mio questo camminato. E è arrivato il Covid, zitto zitto, coda in mezzo alle gambe, mio padre gli ha detto sì, avevi ragione, continua a fare il meccanico. Però durante il Covid è nato qualcosa di più grosso, è nato una collaborazione col Piccolo Teatro Comico dove ci sono 2000 costumi e accessori a noleggio lì, e ho detto questa sarà una sede per il mio futuro pensionistico, per fare una scuola di drag queen. No, è partito subito la scuola di drag queen durante il Covid perché non avevo nulla da fare. Ho iniziato a insegnare l'arte della drag queen, quindi da insegnare, come vi dicevo prima, di fare pattinaggio a gente più grande di me. Pensate che lavoravo per i dipendenti della San Paolo e io avevo soltanto 18 anni. Quando arrivavano mi chiedevano: ma il maestro dov'è? Sono io, un ragazzino magro, 75 kg, biondo, occhi azzurri, sono trasformato, lo so. E ora mi ritrovo ad avere una scuola dove la filosofia dell'arte drag queen è completamente cambiata. Anche le donne possono fare la drag queen, si chiamano le bio queen. È bello perché comunque non ci possiamo sempre nascondere dietro una parrucca e dire ah, quello dietro la parrucca di sicuro è gay. No, potrebbe essere qualsiasi cosa. O il padre di ben 4 figli che viene a scuola da me, o chi ha 75 anni che viene a fare il corso da me da drag queen. C'è chi festeggia 60 anni in questo posto qua che una mia allieva e ha fatto il suo debutto come drag queen. Il mondo, il Gagno più piccolo, il ragazzino più piccolo aveva 14 anni quello che si è iscritto il primo anno nella scuola, quindi ho avuto veramente delle sfaccettature e insegnare a loro a diventare questo clown punk che giro tanto Londra prima, che adesso ho rifatto il passaporto quindi posso ritornare, vedo il mondo da altri occhi come artista. E è andata avanti questa collaborazione al piccolo, c'ho una rassegna teatrale LGBTQ+, dove porto sia non solo le drag queen in scena ma anche tutta questa arte che si fonde. Cosa... non so, credo... no, sì, ho detto questo, l'ho detto, questo l'ho detto, questo l'ho detto. L'amore. L'amore in tutto questo non me ne ho parlato. L'amore punk. l'amore che arriva così. Diciamo che la prima volta che ho fatto la drag queen, che ho vinto quel premio lì, stavo con una persona che non ci credeva che vinsi, ma mi disse una cosa: bene, bravo, bellissimo questo spettacolo, beh, hai vinto, però domani smetti di farlo. E io ero soltanto agli inizi, arrivai con un pizzetto, all'epoca avevo il pizzetto per essere virile, con una parrucca con una lampada in testa, che era la lampadina che usavamo per controllare dentro le macchine, sapete, quel neon. Ho detto voglio una parrucca che si accende. Avevo la batteria dello scooter dentro la borsetta che presentava come non so cosa, 9 Barbie
sopra questa parrucca da clown, questa gonna di una tenda che doveva diventare lo straccio della carrozzeria, ma mia zia gli ha detto sì, la taglio a pezzi e poi con tutte quelle rose disegnate sopra. In lavatrice con la coloreria è diventata fantastica questa gonna, che per rimanere aperta avevo messo dei vasi che quando arrivavo aprivo questi vasi che erano i pesi per tenere aperta la gonna. Però mi raccomando, domani non credo che vieni di nuovo in discoteca qua. Ragazzi, ero invitato in qualsiasi discoteca, bellissimo, da lì è partita la mia carriera. E lui mi disse o me o la drag queen, o me o Barbie. Mollai lui subito, perché se no non ero qua. Bellissimo rincontrarlo nei giorni di oggi alle mie serate e dirgli io sono qua sopra il palco no grazie a lui. Il mondo del punk è molto difficile trovare una relazione, perché non è facile essere accettati per quello che si è. Ho avuto 2 relazioni stupende, chiudo, 2 relazioni stupende. L'ultima sta durando 12 anni con una persona che i primi giorni non sapeva che cosa facessi, ma vi dico che bisogna avere un partner vicino per diventare quello che si è, perché altrimenti non si è un vero punk.